Allora andiamo a parlare di due barrette proteiche, almeno così dice l'etichetta. Una è l'high protein, l'altra è la protein bar, che abbiamo opportunamente censurato per non avere rotture di palle, e andiamo a analizzare l'etichetta, visto che mi sembra di aver capito quasi nessuno ancora continua a leggere l'etichetta. Perché voglio fare questo video? Perché mi ha fermato un addetto alla sicurezza mastodontico alle porte di questo supermercato, ipermercato, discount, hard discount, chiamatelo come volete, che aveva cominciato la dieta prendendo la barretta rosa pensando di dimagrire 40 kg mangiando ste barrette rosa e con un'alimentazione più equilibrata. Queste barrette le troviamo negli ipermercati, generalmente vendute nelle casse. Questa è come si presenta e andiamo a vedere i valori nutrizionali dietro in tabella. Io generalmente prendo questa barretta verde, un solo grammo di zucchero, 25 grammi di proteine per barretta. Ottimi valori, ottima per una dieta. Diciamo che riusciamo con una singola barretta ad avere l'apporto proteico di un etto abbondante, 110 grammi di petto di pollo. Contiene 3 grammi di creatina per barretta. Ora, ogni volta cambiano opinione di anno in anno. La scienza dell'alimentazione non è una scienza esatta, si va avanti con test, con prove e ognuno dice la sua. È uscito che questa creatina fa effettivamente bene, non può far male, pare che è un esubero, la risipisci, pare che abbia tanti effetti curativi. Dicono che creatina per gli sportivi ne vada assunta 0,1 grammi per chilo di peso corporeo, quindi se uno pesa 100 kg normalmente dovrebbe assumere, se fa sport, 10 grammi di creatina, anche se come massima assunzione di creatina per persone sportive si consiglia di non eccedere oltre i 7 grammi. Per persone non sportive si consiglia di non eccedere i 3 grammi al giorno. Sembra che questa creatina vada presa in cronico tutti i santi giorni. Informatevi, mi raccomando, da qualche esperto in scienze dell'alimentazione o che comunque lavora in questo settore. Anche su YouTube ne è pieno di bravi. Quindi se volete avere informazioni più dettagliate e sicuramente migliori di quelle che posso fornirvi io vi consiglio Stefano Vendrame su YouTube, che è veramente un nutrizionista con le contropalle. 2 barrette, abbiamo un apporto di 2 grammi di zucchero e 50 grammi di proteine, che equivalgono a circa 3 etti scarsi di petto di pollo, diciamola così. Questa è la barretta tra virgolette incriminata, ricordiamo che è sempre una mia opinione, non sono assolutamente un medico, sono un ex personal trainer, un appassionato normalmente di questa roba che comunque che assume questi tipi di barrette. Questa barretta è definita non high protein, non alte proteine, ma protein bar, barretta proteica. Vediamo che già l'aspetto è più crunchy, è più cioccolatoso, e andiamo a vedere i valori. Per 2 barrette abbiamo, signori, 40 grammi di zucchero, 31 grammi di proteine. Quindi se volessimo assumere 2 barrette per avere questi 31 grammi di proteine, quindi circa 1,5 etti di petto di pollo, prenderemo 40 grammi di zucchero. Quindi c'è più zucchero che proteine. La prima componente è lo zucchero, la seconda sono le proteine, quindi dovrebbe essere scritta sulla confezione sugar bar, barretta allo zucchero con proteine, dato che lo zucchero è la prima componente. Per barretta quindi avremo 20 grammi di zucchero, 15 grammi di proteine. Da sugar bar, questo è lo zucchero che andiamo ad assumere per barretta. 4 cucchiaini di zucchero ogni barretta che assumiamo, ogni barretta rosa, barretta protein che mangiamo. 4 cucchiaini di zucchero. Facendovelo vedere sulla mano, andiamo a vedere quanto zucchero assumiamo mangiando 2 barrette protein di queste rosa, un quantitativo mastodontico. In Italia abbiamo circa pare 4 milioni e mezzo di diabetici, persone con il diabete, e gli zuccheri semplici come il saccarosio, credo in questo caso, sono un qualcosa che fanno schizzare la glicemia nel sangue. Non sono un medico, non sono un nutrizionista, non sono laureato in scienze dell'alimentazione, sono un comune
comune mortale, un ex personal trainer che fa uso di questi prodotti, un'alimentazione ricca di zuccheri semplici, chiaramente aiuta a far venire il diabete. Adesso vi renderete conto quanto zucchero semplice c'è nell'utilizzo, nel mangiare 2 barrette che equivalgono ad assumere a livello di proteine circa 150 grammi di petto di pollo. Sono 8 cucchiaini di zucchero per 2 barrette, un qualcosa di indiscutibilmente fuori canone per una dieta, qualcosa che intanto sicuramente ingrassa e che comunque di sicuro non aiuta l'ormone insulina che si deve occupare di mandare nelle cellule lo zucchero che altrimenti rimarrebbe nel sangue. Vi faccio vedere sulla mano quant'è questo zucchero, così almeno ce ne rendiamo conto e vi prenderà un colpo. Ma stessa cosa per le bibite gassate, anzi ancora peggio. Quindi raga, state attenti a che ve mangiate, perché lo zucchero ve fa male, guardate lo zucchero presente in 2 di queste barrette rosa, un qualcosa di allucinante. Quindi regà, mi raccomando, prendetevi le barrette proteiche, ma quella verde, e leggete sempre le etichette dietro che riportano gli ingredienti e i valori nutrizionali. Statemi bene, poi fate come vi pare. Io spero di potervi dare una mano. Ciao!